Il tema della guida autonoma è un tema vastissimo e vede tra i suoi giocatori i colossi più grandi del mondo industriale americano, tra cui abbiamo Tesla, ovviamente, Google con Waymo e adesso abbiamo anche Amazon con Zoox. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi andremo a vedere questa casa automobilistica, la chiamo così per mancanza di altri termini, che è appunto Zoox. Ma prima di cominciare non scordatevi, come in ogni video, di mettere già un mi piace e iniziare a seguire il canale, che farebbe vedere questo video a molte più persone e questo mi farebbe davvero molto piacere. Ma partiamo subito con questa azienda. Zoox nasce nel 2014 da Jesse Levinson e si basa in California, che ormai sembra essere la Detroit del XXI secolo. Zoox è indubbiamente un nome molto particolare e viene dal nome scientifico delle zooxantelle, che sono in pratica delle alghe che si attaccano al corallo e creano un rapporto quasi simbiotico con questo corallo, e il suo fondatore dice che Zoox, azienda, vuole avere questo rapporto simbiotico con le persone. Ok. Va bene, qualsiasi cosa voglia dire. Zoox per i suoi primi 4 anni è stata, come si dice, in stealth mode, cioè la gente non ne sapeva niente a meno che non fossero magari nel giro. Nel 2018 è stata valutata 3,2 miliardi di dollari grazie anche a dei fondi ricevuti fino a 800 milioni di dollari. Ovviamente questi fondi non è mai stato dichiarato chi li avesse dati, perciò non se ne sa niente. Quello che sappiamo dell'azienda in seguito è che nel 2020, a giugno, sono stati acquisiti da Amazon per 1,2 miliardi di dollari. Questi 2 miliardi di dollari mancanti non si sa che fine abbiano fatto. Ma comunque, Amazon però ha detto che Zoox rimarrà un'azienda a parte, rimarrà il suo nome, senza essere così inglobata nel mondo Amazon, se vogliamo. Sempre nel 2018 l'azienda riceve dei permessi per guidare le proprie auto autonomamente, scusate il gioco di parole, ma con un conducente seduto sulla parte del guidatore. Ovviamente questa è una questione di sicurezza. A settembre del 2020 riceve il permesso per la guida completamente autonoma senza neanche il guidatore, appunto, ma con delle condizioni. Queste condizioni sono solamente 2 veicoli Zoox per strada, in una parte poco trafficata di Forest City, che è dove è basata l'azienda, in condizioni di meteo ottimali e a una velocità massima di 70 km/h. Attualmente esistono solo 4 aziende a cui è concesso una guida autonoma di livello 5, come viene detta, cioè un'auto che si guida completamente da sola. Zoox, appunto, Waymo, Nuro e Autox. Ma solo recentemente Zoox ha presentato quello a cui stava lavorando per tutti questi anni. Infatti si tratta di un veicolo, o meglio una capsula, 100% autonoma. E penso sia il primo veicolo che possiamo vedere muoversi autonomamente senza neanche un volante. Infatti all'interno dell'abitacolo possiamo trovare 4 posti a sedere, messi uno di fronte all'altro, un caricabatterie wireless, dei portabicchieri e degli schermi che probabilmente servono per selezionare la destinazione, la musica e cose del genere. Dunque, vedendo questo veicolo è chiaro che l'azienda sia in procinto, o comunque l'idea sia di creare dei robotaxi, un po' presa da Tesla, ma l'idea è quella, cioè dei taxi completamente autonomi. Ma non ci sono ancora state delle date o delle previsioni di date che l'app o comunque il servizio sarà disponibile. Detto questo, andiamo un po' a vedere le specifiche tecniche di quest'auto, che
essendo un taxi deve resistere molte ore ed essere pronte ad un utilizzo intensivo. Perciò partirei dalla batteria, che è un elemento fondamentale per i cicli di lavoro di questo taxi autonomo. Ed infatti possiamo trovare nella capsula Zoox una batteria da 133 kWh posta all'estremità piuttosto che come skateboard, come stanno facendo praticamente tutti i costruttori di auto elettriche. Ma ho idea che questo sia stato fatto più per una questione che non serve un volante, non serve un cruscotto, non serve un bagagliaio, perciò hanno molto più spazio per mettere delle batterie in più. Questo pacco batterie, secondo l'azienda, permetterebbe fino a 16 ore di lavoro continuato. Nella parte inferiore dell'auto invece possiamo trovare il computer che gestisce la guida autonoma e il caricatore. Non è stato specificato come avverrà questa ricarica, ma la mia idea è che probabilmente andranno ad utilizzare una ricarica wireless che lo renderebbe più economico, andando magari ad installare delle piattaforme adibite solo per quello in tutta la città in cui opera. Ma questo è solo un mio pensiero, non è stato specificato nulla. Potrebbe anche essere che magari, non so, un robot o un macchinario speciale vada di sotto per ricaricarlo con una presa di quelle normali, se vogliamo. In seguito possiamo trovare 2 motori e 4 ruote sterzanti. Questo permette al veicolo di essere bidirezionale, non essendo limitato da un volante e solamente 2 ruote sterzanti. Questa sicuramente è un'idea ingegnosa, infatti permette all'auto di districarsi magari in situazioni un po' particolari e toglie l'utilizzo magari di una retromarcia. Infatti, essendo bidirezionale, la retromarcia diventa solamente un'altra marcia avanti. Ed avendo 4 ruote sterzanti, uno però si aspetta di avere un raggio di sterzata minimo ed invece si trova con un raggio di sterzata superiore a quello magari di una Model 3. Immagino sia dovuto alla posizione scelta per le batterie che limitano il movimento delle ruote. Questo veicolo può raggiungere i 120 km/h, cioè velocità da autostrada, ma è chiaramente pensato per stare in un ambiente urbano dove non c'è bisogno di andare così veloce. Ed inoltre possiamo vedere che essendo quasi un rettangolo non è proprio aerodinamico al 100%. Andando a quella velocità oltretutto andresti così ad impattare l'autonomia del veicolo, andando a magari togliere delle ore di lavoro dalla capsula. Per quanto riguarda la sicurezza, questo veicolo è dotato di airbag speciali che sono fatti apposta per avvolgere i passeggeri. Infatti, non avendo molta zona di accartocciamento, questi airbag sono completamente necessari. Ovviamente non mancano anche le cinture di sicurezza. Questa capsula è dotata anche di barre sonore che penso, non è chiaro, possano avvisare qualcuno che magari è fermo davanti o nel momento in cui arriva il taxi fa un suono particolare per farti capire che è arrivato. Ma parliamo un attimo di come hanno intenzione di gestire la guida autonoma. Dunque, la capsula si basa per lo più sulla visione, a quanto sembra. Infatti è dotata di 14 camere che, come un occhio umano, capisce se una persona è ferma, cammina o non sta prestando attenzione. Ed in pratica è lo stesso approccio che sta avendo Tesla al riguardo della guida autonoma. Ma le camere non sono l'unica fonte di visione dell'auto. Infatti è dotata anche di 10 radar e 8 LiDAR. Questi ultimi sono però praticamente inefficaci in condizioni meteo non ottimali, quali nebbia, pioggia battente o neve. Infatti queste compagnie guidano in aree predefinite, si chiama geofence, in cui gli ingegneri della casa produttrice guidano intorno a questo recinto creato per queste auto per mesi, per andare a vedere tutti i possibili eventi che possono succedere, per andare così ad insegnare all'intelligenza artificiale che cosa può fare, cosa non può fare e che cos'è ogni singola cosa. Ma questo fa in modo che questi veicoli
veicoli non siano in grado di guidare al di fuori di questo recinto creato per loro. E nel caso di una strada chiusa o dei lavori in corso o un evento eccezionale che renda impossibile l'utilizzo dell'auto, un operatore dovrebbe prendere il controllo del veicolo a distanza e cercare di tirare fuori l'auto da quella situazione. Per quanto riguarda invece il fattore economico, l'enorme batteria, le camere, i radar e soprattutto gli 8 LiDAR per ogni veicolo vanno a far sì che il veicolo costi tantissimo ancora, e contando che Zoox non ha ancora una vera e propria fabbrica dove costruire queste capsule, molto probabilmente questo problema verrà risolto da Amazon, che ricordo ha una collaborazione con Rivian, che invece ha un centro di produzione già funzionante. Ed è chiaro che, essendo all'interno del mondo Amazon con miliardi e miliardi da spendere, fa comodo, fa molto molto comodo. Passando ai miei pareri personali. Sono certo che la sfida del risolvere la guida autonoma sia la sfida del decennio, ma non sono d'accordo con questa idea di mettere delle barriere per l'auto. Infatti, nel caso Tesla riuscisse a risolvere la guida autonoma solamente utilizzando le camere, Zoox sarebbe già superata. Un altro problema nasce dall'essere tra i primi a creare un servizio di taxi autonomi. Nel senso, quanto verrà caricato il prezzo di un viaggio? Verrà messo lo stesso prezzo di Uber, Lyft o dei taxi normali? Oppure aspetterai i robotaxi di Tesla per vedere cosa caricheranno loro al cliente? Ma in questo caso, come dicevo, potrebbe essere già troppo tardi per Zoox. Questo dubbio può sembrare insensato, ma come dicevo, questo veicolo già di per sé verrà a costare davvero molto. Perciò, anche essendo sotto l'ala di Amazon, se vogliamo, Zoox deve trovarsi in poco tempo ad essere profittevole. Perciò non può permettersi di far pagare troppo poco il servizio, tenendo conto che un servizio di taxi autonomi non è mai esistito, perciò magari all'inizio ci sarà questa curiosità di andare a vedere questi veicoli, ma ci sarà anche molta paura dalle persone che non si fidano, giustamente, e ci sta. Quindi bisogna mettere sicuramente in conto tante cose. C'è chi ha ipotizzato anche che Amazon stia utilizzando Zoox per creare dei propri minivan portapacchi. Non sono molto dell'idea in realtà, sono più dell'idea che possano magari utilizzarlo come spazi pubblicitari, perché alla fine dei conti girano tutto il giorno per le città, sono spazi pubblicitari più o meno gratuiti. Come dicevo, non è ancora stato anticipato una data di uscita di questo servizio di taxi autonomi, ma per noi che siamo in Europa ce ne può fregare fino a un certo punto. Infatti l'Europa ha troppe regolazioni, troppe strade differenti, a volte anche sensi di marcia differenti, che rendono molto difficile la guida autonoma. Quindi per ora, se si vuole vedere questi veicoli qua, bisogna andare a Los Angeles, a Las Vegas, in California ce ne sono alcuni dei posti che fanno queste cose. In ogni caso, Zoox mi sembra comunque un'azienda abbastanza solida, ha già un prodotto, a differenza di molti altri che hanno solo magari dei render 3D fatti al computer, e cosa più importante è sotto l'ala di Amazon, che non ha sicuramente problemi economici e l'aiuterà a crescere molto economicamente parlando, per lo più. Ma questo era tutto per oggi. Io vi ringrazio davvero tanto per aver visto il mio video. Non dimenticatevi anche di seguirmi sul mio altro canale che si chiama Mattia Pincelli Vlog, mettere un mi piace a questo video, commentare e iscrivervi al canale. Grazie mille e al prossimo video.